nell'episodio precedente. Il nostro viaggio in Sud America comincia dal Perù, dove dopo un trekking di quasi 100 km tra le Ande e la foresta amazzonica, aggiungiamo Machu Picchu alla lista delle meraviglie del mondo visitate. Il viaggio quindi prosegue verso sud, in uno degli stati più poveri e complessi dell'America Latina. Sto parlando della Bolivia. Insieme al Paraguay, la Bolivia è uno dei due stati del Sud America senza sbocchi sul mare. Questo paese ha una storia fatta di guerre e territori persi, con praticamente tutti gli stati confinanti, con i quali infatti i rapporti non sono tra i migliori. Senza dubbio però è con il Cile che la Bolivia ha i rapporti peggiori, e questo a causa della guerra del Pacifico, dove i boliviani persero il loro unico accesso all'oceano, la provincia del Litoral, che passò appunto al Cile. Nonostante questo però, la Bolivia mantiene ancora oggi la sua marina militare, che principalmente opera sul lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo. Ed è proprio qui che attraversiamo il confine con il Perù e ci imbarchiamo verso la più grande isola del lago, l'Isla del Sol. Bolivia giorno 2, siamo all'Isla del Sol, lago Titicaca, posto veramente incredibile, siamo a circa 4000 metri di altezza. Isla del Sol è un posto un po' fuori dal mondo, molto tranquillo, ci sono circa 800 famiglie che vivono principalmente di agricoltura, allevamento di animali e ovviamente turismo. Ieri pomeriggio e oggi relax totale, dopo i 7 giorni in Perù belli tosti dove abbiamo dato tutto. Quindi oggi ci facciamo una bella passeggiata nell'isola, andiamo a bere un paio di pisco sour con vista lago, niente di più, relax. Nonostante il turismo sia la fonte di reddito principale dell'isola, i prezzi sono veramente bassissimi e al primo pranzo ce ne rendiamo subito conto. The menu is soup, is a pre-dish. Main dish is fish and the dessert, which is I think banana chocolate. The price is 35 Bolivian soles, which is like €4.47. So here we are, the refugees group, going down to the port to do what? To go to La Paz to have a big coca party tonight. Yes, we're going to La Paz. Today is day 3 in Bolivia. We will take the boat which is taking us to Copacabana. No, we are not going to Rio de Janeiro. Bolivia also has a beach called Copacabana, and from there we take the bus to La Paz, which is also nice to say. The bus to La Paz. Abbiamo pagato €2,50 per fare Copacabana a La Paz. Sono 4 ore di bus. La cosa folle qua è che siamo arrivati a un punto in cui siamo scesi tutti dal bus, ci fanno montare su una barca, il bus va con un'altra barca di là fino all'altra parte del lago e poi ci rimontiamo dentro. Arrivati alla Paz, io credo di non essere mai stato in una città più caotica di questa. È una cosa proprio incredibile, attorno a noi c'è qualsiasi cosa, un delirio totale. Benvenuti alla Paz. Incastonata tra le Ande a circa 3700 metri, La Paz è la capitale più alta del mondo. Una curiosità è che la Bolivia ha 2 capitali. La prima è Sucre, la capitale costituzionale dove si trova la Corte Suprema. La Paz invece è la capitale legislativa, dove risiede il governo. La Paz è una città incredibile. Passeggiare tra i suoi mercati con gli odori, i suoni e i colori più diversi è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. Per le strade del centro regna il caos più totale, tanto che ci siamo domandati come ci saremmo spostati nella città. La risposta era proprio sopra le nostre teste. Come potete vedere il traffico alla Paz è una cosa assurda, non ci si muove, c'è un traffico della Madonna, per cui i boliviani hanno trovato una soluzione molto intelligente per spostarsi. Si sono inventati la funivia, in sostanza hanno un sistema con diverse linee di funivie che ti portano dal basso della città fino in alto in 5-10 minuti, un sistema veramente intelligente. Pensate che per arrivare dal basso, dal centro di La Paz fino all'alto ci abbiamo messo una ventina di minuti, diversamente utilizzando il bus ci avremmo messo un'ora e mezza, quindi un sistema di trasporto veramente efficiente a differenza del resto che c'è qua attorno.
perché basta guardarsi in basso per accorgersi che a La Paz molte abitazioni sono costruite letteralmente sull'orlo del precipizio, tanto che nel periodo delle piogge frane e crolli non sono poi così rari. La funivia ci porta a El Alto, città confinante con La Paz, famosa per essere uno dei luoghi più pericolosi della Bolivia. Probabilmente di sera è un luogo da evitare, ma di giorno passeggiare per i suoi mercati ad oltre 4.000 metri ci è sembrato del tutto sicuro. In serata saliamo nuovamente su un bus notturno per percorrere i 500 km che ci separano da Uyuni, un paesino sperduto in mezzo al nulla che però è una tappa obbligatoria per qualunque viaggiatore che si rechi in Bolivia. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati a Uyuni questa mattina verso le 7, 7 e mezza. Stiamo aspettando l'inizio del tour che inizierà alle 11 qua su un alquanto discutibile bar. In sostanza siamo in mezzo al deserto, non c'è niente, c'è una strada, arrivo a questa città e poi non c'è nient'altro. È una città che vive praticamente solo per i tour sul Salar, che è appunto quello che andremo a fare noi. Partiremo verso le 11, 3 giorni di tour, Salar de Uyuni fino a San Pedro de Atacama e si finirà in Cile ragazzi. Andiamo a vedere come inizia. Situato nell'altipiano della Bolivia, il Salar de Uyuni è il deserto di sale più grande del mondo. Nei 3 giorni successivi attraverseremo il Salar e buona parte dell'altipiano, passando tra alcuni dei paesaggi più belli di questa parte delle Ande. Arriveremo infine in Cile, percorrendo la strada che porta ai 4.500 metri del passo di montagna Hito Cajon. Il primo stop è qui al cimitero dei treni, che è un cimitero in sostanza di, come dice il nome, di treni, che erano treni che venivano utilizzati anni fa per trasportare l'oro e i metalli preziosi dalla miniera che ci sono in fondo di là fino in Argentina e in Cile. Poi ovviamente col passare del tempo questi treni sono stati completamente abbandonati, non venivano riparati perché nessuno voleva venire qua in Bolivia per ripararli perché avevano paura di essere derubati eccetera, e quindi i boliviani li hanno riparati in qualche modo finché poi a un certo punto non li hanno abbandonati. Eccoci qua, siamo finalmente nel Salar di Uyuni. Siamo esattamente nel mezzo del Salar. Pensate che abbiamo da un lato 160 km, dall'altro lato 120 km di semplice sale. Non rende giustizia al Salar il video, ci vorrebbe una ripresa con il drone. Comunque, come si origina il Salar di Uyuni? Il Salar di Uyuni diciamo che geologicamente è molto, molto giovane, ha circa 30-40 mila anni di età. Si è formato perché qui all'inizio c'era un lago. E come mai c'era un lago qua? Perché qua, sebbene siamo a 3600 metri, siamo su uno dei punti più bassi dell'altopiano. Contate che la stessa La Paz è a 3800 metri. L'acqua della pioggia che veniva giù dalle montagne, prendeva i sali minerali, ha riempito questo lago. Dopodiché con l'innalzamento delle temperature l'acqua è evaporata lasciando questa distesa di sale. Una peculiarità di questa gigantesca distesa di sale è l'assenza di riferimenti e dell'orizzonte stesso, il che genera un effetto ottico che si può sfruttare per fare delle foto come queste. Bene, volge al termine il primo giorno sul Salar di Uyuni. Siamo su un'isola di cui non mi ricordo il nome, ma ve lo metterò qua in sovraimpressione, che appunto era proprio un'isola migliaia di anni fa, quando qui c'era acqua dappertutto, e adesso ovviamente è una sorta di montagna in mezzo al deserto di sale, nella quale come vedete possono sopravvivere solamente i cactus, che è una delle poche specie che riesce appunto a crescere con un clima così arido, con così poca pioggia. Andiamo verso l'albergo a goderci il tramonto, nanna, e poi domani mattina si va verso le lagune colorate. Rimasti completamente bloccati qua adesso. Come potete vedere attorno a me c'è solo bianco. Volevamo l'inverno sudamericano, l'abbiamo avuto, e adesso si torna in macchina perché qua non vedo niente. No, ma belle proprio le vacanze estive in Sud America.
Guys, we have to sleep tonight in a very bare location. Exactly, because I forgot to tell you that tonight we are sleeping in a hostel which has no electricity, no hot water, nothing. So it's gonna be a lot of fun, a lot of cold, but we have Wine! and Pachamama! Buongiorno da Blair Witch Project. Stiamo andando in Cile questa mattina. Sono le 5, fa un freddo becco, ma noi non ci facciamo intimidire. Si monta in macchina, sacchi a pelo per riscaldarci e si va, ragazzi, vamos! Quello che ancora non sapevamo era ciò che sarebbe successo di lì a poco. Allora, documentiamo quanto è successo. Sono le 5:50 di notte o mattina. Siamo fermi in mezzo al nulla, nel deserto boliviano, in mezzo alla neve, fa molto freddo. Si è rotta la macchina, per la precisione la batteria è morta. Ovviamente tutti gli altri colleghi nostri di altre macchine sono andati avanti, noi siamo rimasti da soli finché non è arrivato qualcuno qua che ci ha trovato. Adesso ci stanno, prima abbiamo spostato la macchina spingendola, adesso ci attaccano con una corda, con un cavo e ci portano avanti. Il viaggio qua non è mai noioso. Riusciamo a far ripartire la macchina, ma siamo costretti a guidare praticamente al buio tra la neve e le rocce del deserto. Dopo più di un'ora di ritardo, raggiungiamo i nostri compagni nella prima tappa della giornata. Allora, siamo arrivati alla fine, fino a questo geyser, con molte difficoltà. Siamo a circa 5.000 metri di altezza ora. Facciamo una sosta molto breve perché abbiamo perso 2 ore stamattina per colpa della batteria. Comunque cerchiamo di vedere qualcosa lo stesso. Niente, adesso l'obiettivo principale oggi è arrivare in Cile in qualche modo. La strada verso il Cile prosegue attraverso paesaggi incredibili, tra polvere e rapidissime bufere di neve che imbiancano il deserto per poi farlo risplendere sotto il sole. Ci fermiamo ad ammirare il deserto di Dalì, un'immensa spianata di sabbia giallo ocra con delle sculture di pietra che il vento ha reso simili ad un quadro surrealista del maestro catalano. Ultimo stop boliviano, ragazzi. Siamo alla Laguna Bianca e alla Laguna Verde. E là dietro è un vulcano che confina con il Cile. Stiamo per andare in Cile, signori, perché adesso andiamo su per quella strada di là. 10 minuti di macchina. Ciao ciao Bolivia, è stato bello. Andiamo in Cile, ragazzi. Il confine del passo di Ito Cajon non è altro che una piccola baracca spazzata dai venti fortissimi di queste altitudini, che ci costringono a ripararci in macchina fino all'apertura del confine. Sbrigate le formalità, lasciamo la Bolivia ed entriamo in Cile. Il Sud America stava per regalarci un'ultima, straordinaria terra da scoprire.